Ciao a tutti amici lettori, bentrovati per un nuovo riepilogo. Vediamo le ultime letture, come dalle nuove abitudini del canale. Ehm, Dunque, per questo periodo ho letto tre libri di John Steinbeck e due di Agatha Christie, però molto diversi tra loro. I libri di Steinbeck, anche se sono dello stesso autore, sono di genere molto diverso. Il primo è questo, Le gesta di Re Artù e dei nobili cavalieri. Ho già fatto un video su questo libro sul canale, lo trovate fra gli ultimi video. Comunque John Steinbeck ha detto che quando lui era piccolo, 8-9 anni, non aveva ancora la passione per la lettura, gli facevano leggere i libri che si leggono a scuola e erano abbastanza noiosi. Un giorno sua zia gli ha fatto leggere un libro della serie di Re Artù, si è appassionato tantissimo e ha cominciato ad amare la letteratura da allora, era un romanzo di avventure. E quindi quando è diventato scrittore ha deciso di farne un remake perché gli era piaciuto tanto. È una fiaba, racconto medievale, storico. Sapete la storia di Re Artù e i Cavalieri della Tavola Rotonda? Più moderno dell'originale, molto bello anche questo. Il secondo è La Perla, sempre di Steinbeck, anche di questo avevo già parlato, un libricino. Questo è un racconto molto 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 bello, scritto benissimo proprio per come descrive i luoghi, i personaggi, per come è scritto, diciamo, si vede la mano del grande autore, che parla di un giovane pescatore di perle, poverissimo messicano, che vive in una capanna, che sogna di trovare una perla meravigliosa e riscattare la sua vita, diventare ricco per sé e per la sua famiglia. In realtà la perla gli porterà solo guai. Molto bello come libro, consigliato per tutti. Se volete scoprire Steinbeck è un'occasione, anche perché è un libro abbastanza breve, si legge in 3 ore. Poi abbiamo questo libro di cui non ho ancora parlato, mi sembra, che è Il breve regno di Pipino IV. Questo è un libro di satira, umorismo, satira politica. Si immagina praticamente nella Francia del XX secolo che non si riesce a trovare una coalizione di governo, i partiti non riescono a mettersi d'accordo e allora decidono di trovare un uomo di paglia, un uomo fantoccio e restaurare la monarchia. Trovano questo Pipino che sarebbe un discendente di Carlo Magno e decidono di eleggerlo re praticamente. E racconta le avventure di questo personaggio, di questo tizio qualsiasi che si trova a fare il re. Molto bello anche questo, divertente come racconto. Poi abbiamo di Agatha Christie, questo, Il terrore viene per posta. Anche questo è uno dei primi romanzi con protagonista Miss Marple, che però arriva verso la fine del romanzo, per quasi tutto il racconto non è presente. Protagonisti sono un fratello e una sorella che per ragioni di salute, per trascorrere una convalescenza, mi pare che lui si era rotto una gamba, decidono di andare in un villaggio nella casa di due anziane zitelle, affittarla per un po' e stare per un po' in campagna. In questo villaggio cominciano ad arrivare delle lettere anonime un po' a tutti i residenti che spaventano la gente e a un certo punto viene chiamata Miss Marple per sbrogliare la matassa per cercare di capire che cosa sta succedendo. E ovviamente la simpatica vecchina riuscirà a svelare l'arcano. L'altro libro è L'assassinio di Roger Ackroyd, che è ritenuto da molti uno dei migliori gialli della Christie, anche io l'ho trovato molto bello. Questo libro protagonista invece è Hercule Poirot, che viene descritto, come si vede anche nelle serie televisive, come un ometto non molto simpatico, superbo, che parla sempre delle sue celluline grigie, che è convinto di essere il migliore di tutti, eccetera. Praticamente il protagonista, la voce narrante del racconto è il dottore della famiglia che aveva in cura questo signore, scopre il corpo, viene trovato morto, la polizia indaga, all'inizio come in tutti i gialli che si rispettano sono tutti sospettati, poi la famiglia convoca Poirot che in realtà si dice che è già in pensione, si era ritirato, era lì anonimamente, però è un vicino di casa di questa famiglia, decidono di chiamarlo perché lo conoscevano per aiutare la polizia
e verso la fine poi lui riuscirà a scoprire l'intrigo e a capire chi è stato veramente, c'è anche un colpo di scena finale. Bene amici, queste sono state le letture di questo periodo, fatemi sapere se li conoscete e cosa pensate di questi libri. Vi ricordo che nella descrizione vi lascio i titoli e i link per acquistarli su Amazon e per provare gratis per 30 giorni diverse proposte di Amazon. Grazie per la visione, al prossimo video, a presto, ciao.